Oggi vediamo insieme la Wuben E7, una torcia che spicca per versatilità, modularità e ottimo rapporto qualità-prezzo. Vediamo le caratteristiche principali. La Wuben E7 ha una potenza massima di 1800 lumen con una gittata nominale che arriva a 132 metri, lunga come un pollice e veramente molto robusta. Presenta un corpo modulare con moltissimi accessori che permettono di usarla come torcia principale, secondaria, da testa o addirittura con i comandi wireless. Il suo design con i LED laterali a 90 gradi rispetto al corpo della torcia ci permette di usarla come torcia da lavoro ancorata alle superfici metalliche, alla cintura e in un taschino. Insomma, non potrebbe adattarsi meglio a condizioni più disparate. Scopriamole insieme partendo dall'unboxing, facendo tutte le prove di durata, le prove di ricarica, resistenza all'acqua, in confronto con torce simili e finendo con la prova sul campo. Mi raccomando, ricordate che un like è gratis ma aiuta moltissimo il canale e se vi iscrivete sarete sempre i primi a conoscere le ultime novità sul mondo delle torce. La Wuben E7 arriva in una confezione piccolina ma curata. All'esterno troviamo le principali indicazioni relative ai livelli di luminosità e alla durata attesa alle varie intensità. Queste ovviamente fanno riferimento alla batteria inclusa, ma poi vedremo come usare anche delle batterie maggiorate. Aprendo la confezione vediamo un po' quello che troviamo all'interno e come prima cosa vediamo il manualetto di istruzioni che è ben fatto ma senza strafare. Ha qualche grafica sulle modalità di utilizzo, presenta delle indicazioni sul funzionamento del LED sul pulsante principale, sia per quanto riguarda la ricarica sia per quanto riguarda l'indicazione dello stato della batteria. Troviamo poi questa scatolina con la sua linguetta blu per facilitarne l'estrazione dalla scatola e all'interno l'accetto da polso in tessuto, cavo di ricarica USB-C USB-C e addirittura un doppio ring di riserva. Questo è un piccolo particolare che non si trova in tutte le torce ma molto utile e di difficile reperibilità nel momento del bisogno. La torcia è contenuta in un alloggiamento appositamente sagomato in schiuma che la protegge da urti e scossoni durante il trasporto. Ci colpisce subito questa etichetta blu con indicata la presenza di un coperchietto di plastica sul polo della batteria, questo per evitare cessioni accidentali ed isolarla totalmente durante il trasporto. La torcia a primo impatto sembra super solida e compatta e anche un po' pesante per le sue dimensioni. Il corpo è completamente in metallo e con anodizzazione traslucida. Ha un aspetto squadrato che ne impedisce il rotolamento e presenta anche delle viti di assemblaggio che sembrerebbero delle mini Torx e che danno quel non so che di tattico e industriale. Su un lato troviamo una scritta indicante il modello in bianco, sull'altro il numero di serie e delle avvertenze riguardo la temperatura che potrebbe raggiungere durante l'utilizzo alle modalità più performanti. Riguardo dimensioni in peso vediamo un peso di 80 grammi, una lunghezza di 60 mm, larghezza di 24 sul lato corto e 30 sul lato della clip. Vediamo la confronto con qualche altra torcia di dimensioni simili che ho sotto mano. Dalla sinistra vediamo la per un 3, la Wuben E7, la per un 2 mini e l'O Clip. La clip laterale è molto robusta ed è tenuta in sede da due vitine. Ho visto alcune recensioni che parlavano di come queste vitine siano facili da allentare e anche da perdere, quindi se vogliamo stare sicuri converrebbe rimuoverle all'inizio e aggiungere qualche goccia di frenafiletti. Frontalmente ci sono i LED, che sono due e sono degli Osram P9 con ottica TIR, mentre sulla parte superiore abbiamo il pulsante di accensione. Questo è sempre metallico e perfettamente integrato nel corpo, con anche due alette di protezione che lo rendono incavato e lo proteggono da accensioni accidentali. Lo sportellino di ricarica che protegge la porta USB-C è protetto da un gommino. Questo gommino ha una forma ben studiata, infatti presenta due alette che rendono facile il suo spostamento andando a grattare con l'unghia in questo modo. Questo sembra banale, ma è una delle principali difficoltà di molti di questi gommini, che sono spesso difficilissimi da rimuovere e si finisce sempre per romperli. La torcia è sostanzialmente fatta da due pezzi, e cioè il corpo principale e il tappo di coda, che è anche magnetico e ci permette di assicurarla facilmente a qualsiasi supporto metallico, il che la rende utile come torcia di servizio da usare in contesti lavorativi. Svitando il tappo di coda vediamo i quattro filetti che in questo caso non sono anodizzati e danno un po' la sensazione di economico e poco rifinito, ma non si può dire che non facciano il loro lavoro. Sopra i filetti vediamo lo ring di protezione che impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno della torcia anche quando completamente sommersa in acqua. Questa torcia infatti ha una resistenza agli agenti atmosferici di IP68 con una resistenza alle cadute di 1,5 metri di altezza e una resistenza all'immersione fino a 2 metri per più di un'ora. Sempre sul tappo di coda notiamo anche la molla che tiene la batteria in loco ed è a dir poco potente, tanto che bisogna prestare particolare attenzione quando si richiude il tappo, perché la forza che dobbiamo imprimere per la chiusura potrebbe farci saltare il primo filetto. Quindi per stare sul sicuro dobbiamo stare attenti ad arrivare a fine corsa prima di cominciare ad avvitare in modo da non rischiare danni.
Una volta rimossa la batteria dall'interno è visibile anche il circuito integrato, con una molla di ritenzione per il polo positivo, piccolina ma abbastanza robusta. Questa soluzione della doppia molla è sempre un'ottima strategia, in quanto rende i circuiti meno soggetti a colpi secchi in caso di caduta accidentale. La batteria in dotazione è una 18350 Li-ioni di litio, 1100 mAh e 3,6 V, con un circuito di protezione integrato. La ricarica completa avviene circa in 1 ora e 23 minuti, con un picco massimo di 1,08 A dopo circa 42 minuti. Durante la ricarica il LED sul pulsante diventa rosso, per poi diventare blu a ricarica completata. Questo LED all'accensione ci dà anche informazioni sullo stato della batteria, ed è come se avesse due mini LED all'interno che possono illuminare il pulsante a metà oppure per intero. In particolare il pulsantino si illumina di blu per intero quando la batteria è sopra il 90%, di blu a metà quando la batteria è tra il 40 e il 90%, di rosso per intero quando la batteria è tra il 40 e il 15%, mentre di rosso a metà quando la batteria è sotto il 15%. L'interfaccia di funzionamento è semplice ed intuitiva ed è quella che hanno molte delle torce di alto livello che ho provato, come ad esempio la maggior parte delle Olight. Come ci aspettiamo, un clic accendo e un clic spento. Una volta accesa, tenendo premuto, ciclo attraverso l'intensità low, medium, high. Rilascio il pulsante per fissare quella modalità. Come vediamo, anche la modalità memoria, che ci consente di riaccendere la torcia partendo dall'ultima modalità utilizzata. Doppio clic ed entro in turbo, sia da torcia spenta che da torcia accesa. Un ulteriore doppio clic e rientro nella modalità normale. 3 clic ho lo strobo e con altri 3 clic passo alla modalità SOS. Questa modalità non ha memoria, così come il turbo. Per entrare in modalità di blocco, l'unica cosa che dovrò fare è premere 4 volte il pulsante in rapida successione, questo a partire da torcia spenta. Stessa cosa per uscire da questa modalità. La torcia non ha una modalità propriamente di Moonlight, ma possiamo dire che la modalità Low è abbastanza vicina, infatti dichiarano 5 lumen, il che mi sembra qualcosa di comparabile con le altre torce che offrono la Moonlight, ma non l'ideale. Infatti personalmente preferisco una Moonlight veramente bassissima, quindi anche sotto un lumen. Questo per tutte le occasioni in cui non intendo disturbare le persone che stanno dormendo o non voglio rendermi visibile mantenendo al minimo il livello di luminosità. Proviamo questi 5 lumen dichiarati confrontandoli con i 5 lumen della Perun 3, i 2 lumen della Perun 2 mini e 1,5 lumen della Oclip. Al lumen tube vediamo la lettura di 1,14 lux per la Wuben S7, 0,79 per la Perun 3, 0,35 per la Perun 2 mini e la stessa cosa per l'Oclip. Quindi anche se non possiamo stabilire con certezza il valore assoluto della misura, possiamo dire che sicuramente è la più luminosa delle tre. Il fascio luminoso della Wuben S7 presenta degli artefatti e della simmetria visibile soltanto a brevissima distanza, dopodiché risulta avere un flusso diffuso e senza brusche variazioni di luminosità tra le diverse zone. L'hotspot è un po' ovale a causa della presenza di due LED, uno a fianco all'altro, ma i due fasci si combinano armoniosamente a partire da pochi centimetri di distanza. Blocco i parametri della fotocamera perché non regola automaticamente luminosità e quant'altro, e vediamo la differenza di luminosità nelle tre modalità low, medium, high. E ora vediamo il confronto con la Oclip, la Perun 2 mini e la Perun 3. Notiamo che sia la Oclip che la Perun 2 mini hanno delle zone, degli hotspot molto più marcati rispetto alla Wuben S7, che in quanto a geometria del fascio somiglia molto di più alla Perun 3. Dalle prove con il Lightmaster, la Wuben S7 risulta avere una temperatura di colore sui 6400 gradi Kelvin ed una resa cromatica di circa 73, che rimangono abbastanza costanti in tutte le modalità. Vediamo low, medium, high e turbo. Per quanto riguarda la durata della batteria, vediamo che in modalità turbo comincia con un picco di 1500 lumen che va via via decrescendo, arrivando a 320 lumen dopo 2 minuti e rimanendo a questa intensità fino ad 1 ora e 19 minuti. Dopodiché riduce la luminosità altre 2 volte, arrivando a spegnersi completamente dopo 1 ora e 28. In modalità high la luminosità rimane costante sopra i 325 lumen per 1 ora e 24 minuti, per poi ridurre progressivamente andando a spegnersi dopo 1 ora e 34. La durata in modalità medium è di 4 ore e 20 minuti per una potenza poco inferiore a 120 lumen. La durata prevista in modalità low è di 60 ore. Io ho testato per circa 11 ore, durante le quali il flusso luminoso è rimasto intorno ai suoi lumen senza sbalzi significativi. Viste queste specifiche tecniche, ora possiamo vederci i trucchi per migliorarle. Infatti Wuben vende la versione base di questa torcia ad un prezzo competitivo e allettante. Io l'ho trovata intorno ai 25 euro per esempio, per poi mettere a disposizione tutta una serie di accessori per configurarla come più si vuole. Il primo accessorio che ho comprato e che voglio provare è questa estensione per la batteria, con il quale sarà possibile inserire una batteria 18650. Come vediamo arriva in una bustina trasparente e non è altro che un cilindretto con una doppia filetratura e relativo ring che va ad inserirsi dove è avvitato il tappo di coda, in questo modo.
L'unica cosa che non mi piace di questa estensione è che il corpo originale e l'estensione non si incastrano perfettamente, ma rimangono un po' disallineati. Questo non ne compromette le funzionalità, ma come vedremo dopo rende un po' più difficile l'inserimento nella fascia da testa. In questa nuova configurazione la torcia pesa 116 grammi, batteria compresa, ed ha una lunghezza di circa 92 mm. Altre cose che possiamo vedere è l'eventuale incremento di luminosità in questa configurazione con la batteria maggiorata. Con la batteria originale, in turbo, abbiamo una lettura di 274 lux, che con i miei correttivi empirici sono circa 1424 lumen, mentre con quella originale 246, che corrispondono a circa 1279. Quindi a spanne abbiamo un incremento di circa 150 lumen. Nelle altre modalità più o meno i valori sono identici, cioè 61 in high, 22 in medium e 1,32 in low. L'altro accessorio che ho acquistato con la torcia è la fascia da testa. Questa arriva in una scatola di cartone simile a quella della torcia e una volta aperta troviamo la fascia all'interno di una bustina di plastica. La fascia è elastica, di colore nero e con delle bande grigio riflettente per aumentare la visibilità. All'interno ci sono delle ondine in silicone che ne aumentano il grip e l'adesione sulla pelle, evitando che la torcia ci scivoli sulla testa durante l'utilizzo. La fascia superiore può essere rimossa, ma solo nella parte anteriore. Nella parte posteriore non sono previsti sganci. Lo sgancio è molto particolare, è presente una struttura alla quale la torcia si aggancia in modo permanente e tutta questa struttura ruota all'interno del suo supporto con un sonoro click per circa 45 gradi in entrambe le direzioni. Il sistema di blocco è costituito da questo piccolo pin che si infila in questa scanalatura nella clip da tasca. Per la rimozione della torcia basterà agire su questa piccola linguetta che ci permetterà di abbassare il pin di ritenzione, rendendo così possibile sfilare la torcia dalla tasca. Questo è un sistema ben ingegnerizzato ma troppo complicato per i miei gusti. Vedo un po' delicato tutto il sistema della letta da operare. La cosa più bella è la regolazione, precisa e stabile. La clip funziona in modo identico anche con la prolunga per le batterie 18650. L'unica differenza è che la torcia entrerà maggiormente all'interno della clip sporgendo dal lato posteriore. Come abbiamo già visto il corpo è sagomato, ma la prolunga una volta inserita non riprende in modo perfetto la sagomatura del corpo. Questa situazione causa qualche difficoltà nell'inserimento all'interno della clip. Infatti questa è una sagomatura molto precisa e quindi ci porta a fare qualche tentativo a vuoto prima di riuscire a trovare la strada giusta. Ma con un po' di buona volontà e di pratica diciamo che si riesce a fare abbastanza facilmente. Come avevo notato anche con la Perun 2 Mini, nell'uso come torcia frontale non è il massimo a disposizione dell'interruttore. Infatti questo è situato nella parte superiore della torcia, il che ci porta a operarlo stringendolo tra pollice e indice. Se si aziona in questo modo, quando la notte si accende in una modalità molto luminosa, la mano fungerà da riflettore, provocandoci così un abbagliamento e potrebbe compromettere la nostra visione per qualche minuto. Questo punto è stato trattato e risolto nella Perun 3, che mettendo l'interruttore sull'atto rende possibile l'azionamento risolvendo questo problema. Questo è un piccolo suggerimento per i futuri modelli della Wuben. Per testare la resistenza all'acqua la immergiamo in un bicchiere d'acqua. Passata circa mezz'ora la torcia è ancora accesa, l'interruttore funziona perfettamente e all'interno non è entrata acqua. Test superato, più che usabile nelle condizioni normali di pioggia, climi umidi e anche immersioni accidentali. Un'altra prova che può essere utile è quella della temperatura massima. Infatti torce così piccole ma così potenti sono spesso soggette a delle sovrattemperature, specialmente alle modalità più performanti. In questa prova ho messo in turbo sia la Perun 2 che la E7, in modo da poter vedere la reale temperatura. La Wuben E7 è sempre stata molto più fredda della Perun, forse anche grazie alla prolunga che con l'estensione dissipa meglio il calore. Al tatto la Perun 2 era bella calda, mentre la Wuben è sempre stata al massimo tiepidina. Partendo da una temperatura intorno ai 20 gradi, la Perun 2 ha raggiunto la temperatura massima di 48 gradi, mentre la E7 è rimasta sempre sotto i 40. Colto dal dubbio, ho ripetuto la prova e questa volta togliendo la prolunga e anche in questo caso non è cambiato tantissimo. Infatti la Wuben E7 ha raggiunto una temperatura massima di intorno ai 37 gradi sempre al terzo minuto. Ora siamo arrivati alla fine e non ci rimane altro che andare a provarla sul campo. Facciamo un giro città di notte. Vediamo ora la Wuben E7 in condizioni notturne. Questo è il vialetto in cui andiamo a muoverci. Più o meno la visione che abbiamo è simile a quella che abbiamo a occhio nudo, poi il telefono fa di tutto ovviamente per riuscire a vedere un po' di più, ma cerchiamo un po' di bloccare la regolazione della luminosità. Questa è la modalità minima, come vediamo i piedi riusciamo a illuminarci facilmente, anche perché come abbiamo già visto è una modalità minima abbastanza luminosa, cioè non è proprio una vera moonlight.
illuminiamo a circa 3-4 metri, si capisce dove andiamo a mettere i piedi, ma diciamo che la luce non abbonda chissà quanto. Blocchiamo un po' la luminosità, mettiamo la modalità media e qua la differenza è tantissima, andiamo sino a una decina di metri. Modalità high ancora di più. Con questa qua riusciamo sicuramente a vedere almeno una ventina di metri, infatti non so se vedete la fine del vialetto, nel mentre la luminosità è sempre bloccata. Proviamo modalità turbo, ecco qua, bellissimo. Questa è la modalità turbo. Ritorniamo alla modalità high, ah no, qui è tornata la modalità minima, quindi riguardiamo la modalità low, medium, high e turbo. La fine di questo vialetto sarà 25-30 metri circa, ma guardate come illumina bene, quasi a giorno. Adesso è una luce così piccolina, diciamo che fa egregiamente il suo lavoro. Rimettiamo adesso in modalità medium, che è quella che preferisco per camminare, e dobbiamo considerare che siamo anche in un ambiente cittadino in cui c'è molta illuminazione tutto intorno, quindi diciamo sì, siamo al buio, ma non al buio più completo, quindi già il fatto che riusciamo a vedere così tanto in un ambiente semi illuminato ci fa capire quanto sarebbe ancora più usabile ed efficiente se considerato in un ambiente totalmente buio. Modalità low, medium, high, turbo. Come vediamo per un 2000 ha un fascio molto più direzionale ma meno diffuso, quindi è adatta per un po' più per la profondità ma meno per camminare durante la notte. Sempre per un 2000. Qua si vede proprio lo spot super marcato, a differenza dell'altra, la WN7 che è molto più diffusa. Lasciamo rimanere questa chiesa che è abbastanza sulla distanza. Se diciamo che la luce si vede bene. Ora facciamo un'altra prova, questa volta al chiuso, e vediamo per prima la Wuben E7. Come al solito blocchiamo la luminosità, questa è la modalità minima, il numero in fondo è a circa 20 metri, quindi modalità minima, allora, blocchiamo l'esposizione, minima, medium, high e turbo. Lasciamo l'esposizione con turbo per vedere un po' come si vede, lo spot eccetera. Blocchiamo l'esposizione, minima neanche si vede, medium, high e di nuovo turbo. Per vedere un rapido confronto proviamo la stessa roba con la per un 2 mini, sempre con l'esposizione bloccata di prima. Questa è minima, medium, lo spot sicuramente più concentrato, molto più concentrato. Allora, low, medium, high, turbo. Lasciamo l'esposizione. Questo è il turbo sempre.